Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Se di buona domenica si può parlare, vista la partita di ieri, sconfitti per 2-0 contro la Lazio di Sarri al Maradona, non sono intervenuto nell'immediato post partita perché volevo vederci chiaro per quanto riguardava le dichiarazioni. Finita la partita andiamo ad estrapolare anche qualcosa che è successo prima per quanto riguarda le parole del mister, i due gol presi, e ci aiuteremo con la lavagna tattica qui dietro e facciamo il punto totale per ciò che è successo, o meglio ciò che non è successo ieri in campo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo e un po' di conforto ovviamente che serve per quanto riguarda poi la prestazione del Napoli che non c'è stata ieri. Partiamo dal pre-partita dove ci sono le dichiarazioni, il secondo posto è il primo dei perdenti, tra secondo e quarto non cambia praticamente niente. Il secondo posto sia il primo dei perdenti perché ovviamente il primo vince lo scudetto e il secondo rimane con tanto di naso, siamo tutti d'accordo. Che però sia la stessa cosa arrivare secondi o quarti, milioni alla mano, assolutamente no, non ci sto. E visto che Antonio Conte, sei l'allenatore del Napoli, sai benissimo come opera dal punto di vista economico e anche sposato per dichiarazioni, io parlo ovviamente sulle dichiarazioni del mister che ci sono state nei 2 anni, visto che sai perfettamente come opera il Napoli, non si può dire che arrivare secondi o quarti sia la stessa cosa, tanto è vero che il primo posto in Serie A 15,7 milioni, il secondo ne prende 13,2, il terzo ne prende 11,3, il quarto posto 9,4 milioni, quindi tra il quarto e il secondo ci sono già 4 milioni di differenza. Per non parlare dei premi UEFA, prendo solo i premi UEFA che ci furono nel 2022 perché ho questi alla mano al volo, poi possono variare, milione più, milione meno. Comunque il primo posto prese 10 milioni dall'UEFA, il secondo 7,5, il terzo posto 5 e 2,5 al quarto, quindi tra 2,5 e 7,5 del secondo posto ci sono altri 5 milioni, li sommiamo ai 4 dei diritti televisivi e gli introiti ovviamente interni per quanto riguarda la Serie A, raggiungiamo quasi la cifra di 10 milioni. Siamo lì, quindi milione più, milione meno, balla lo stipendio di un anno del nostro mister. Per quanto mi riguarda non sarà mai la stessa cosa arrivare o secondi o quarti, milioni alla mano, e anche per quanto riguarda poi il campionato che hai trascorso, perché se guardi la classifica una cosa è che ti vedi secondo e una cosa è che ti vedi quarto, per poi tirare le somme in un biennio dove hai vinto lo scudetto, hai vinto la Supercoppa e l'annata con lo scudetto che avevi comunque cucito al petto. Sta andando bene, sei secondo, benissimo, però è una situazione molto in bilico soprattutto per quanto riguarda il gioco espresso, e infatti arriviamo ai gol presi ieri contro la Lazio di Sarri. Il primo gol, ci spostiamo un attimo sulla lavagna, faccio un attimo il microfono così più dietro. Benissimo, noi perdiamo la palla e se ne vanno sulla fascia fino ad arrivare sul fondo. Ok, situazione che ci sta nelle partite, la puoi subire con la Lazio, la puoi subire con la Cremonese, la puoi subire con chiunque. Però, se qui il giocatore della Lazio, per servire Noslin che addirittura è andato sulla linea di porta o quasi, deve fare un passaggio dritto e Noslin dovrebbe poi fare a cazzotti con un portiere, un Savic che è sulla linea al limite, non ti viene la giocata e non la butti dentro, la maggior parte delle volte la palla qui si scarica dietro e qui devi avere o i centrocampisti che sono rientrati oppure i centrali di difesa che hanno saputo tenere un attimo le marcature e si stanno guardando intorno dove sono i calciatori avversari. Noi abbiamo Buongiorno e Olivera che sono sulla linea di porta, addirittura quasi prima che arrivi il passaggio, sono già sulla linea di porta ed entrano in porta con Savic e addirittura pure Noslin che si era portato i centrali appresso e noi come i qua l'abbiamo seguito in due più il portiere 3. È normale che qui se un centrocampista non mi segue ovviamente l'azione e va a ravvisare quella pericolosità che porta poi il calciatore della Lazio
ad arrivare qui e a buttarle in porta, la frittata è fatta. E allora, se alla domanda post partita che c'è stata per quanto riguardava la situazione difensiva del Napoli, andiamo a pescare, sì, ma l'intensità, quando cala l'intensità, poi non c'è più qualità, eccetera. Non abbiamo risposto alla domanda perché a livello difensivo siamo diventati così vulnerabili. Siamo d'accordissimo che non abbiamo Di Lorenzo e Rachmani e ci arriviamo a questa situazione anche per quanto riguarda il gruppo e lo spogliatoio. Prendiamo un attimo il secondo gol dove ancora peggio. Scendi di qua, lo perdi, stessa situazione più o meno. Qui ci sono 6 calciatori del Napoli che sono tutti e 6 qui sulla sinistra, dove attaccava la Lazio, ovviamente, sulla fascia sinistra della Lazio. Gli altri qui non c'è nessuno. Non c'è nessuno, quindi il Basic di turno, il Ferguson di turno, l'Ederson di turno, colui che comunque va a coprire l'azione che si sta svolgendo qui sulla fascia per una palla eventuale qui. Nessuno se lo calcola, nessuno lo vede e ovviamente palla che sfila e prendi il secondo gol. Dal punto di vista difensivo, queste cose noi l'anno scorso non le abbiamo viste. Non le abbiamo viste perché? In primis perché avevi sicuramente Rachmani e Di Lorenzo disponibili dal punto di vista tecnico. Siamo tutti d'accordo che possono essere altre situazioni averli in campo. Punto secondo, quanto conta Di Lorenzo nello spogliatoio, anche se abbiamo sempre detto comunque capitano pagato, nelle dichiarazioni, nei modi, eccetera, eccetera, non sembra quel ragazzo dal pugno duro. E invece, se guardiamo il Napoli per come ha prestato nella partita di ieri, dopo, perché viene dopo le dichiarazioni prepartita, secondi o quarti, conta relativamente, e allora c'è qualcosa che non va e c'è un Di Lorenzo che pesa e come per quanto riguarda lo spogliatoio e tenere stretto il gruppo insieme sicuramente al mister, allo staff, eccetera, eccetera, per fare andare avanti una stagione nel migliore dei modi. Dal punto di vista difensivo, noi non siamo più nessuno e le prendiamo contro chiunque. Mo' al di là che ieri era la Lazio, poteva esserci anche la Cremonese. Vedremo poi il Napoli contro la Cremonese dal punto di vista difensivo. Magari farai una partita più coperta e non ti scoprirai del tutto per non subire l'ennesimo gol come dei polli. Può darsi, ma io sicuramente mi aspetto qualcosina in più. Al di là che si possa fare sempre la stessa canzone e il mercato e i calciatori, ha giocato Beoche ma non ha giocato Juan Jesus, avete visto, magari io mi aspettavo qualcosina, meno male che non è arrivata del tutto la frecciatina poi nell'aver schierato Beoche ma al posto di Juan Jesus. Noi la fascia sinistra della Lazio l'abbiamo sofferta per tutta la partita, così come le zone di campo che non abbiamo mai coperto. Mettiamo che la Lazio ovviamente questa è la porta del Napoli, qui e qui noi non abbiamo mai coperto, mai. I calciatori della Lazio che ricevevano palla qui erano liberi di portarsi ai 20 metri e calciare sempre in continuazione. Quindi che cosa si è studiato? Qual è stato il piano gara? Sono super polemico stamattina e volevo sfogarmi perché non se ne può più di vedere queste non prestazioni prendendo 2 palloni da una squadra che poi tecnicamente, se andiamo a fare le comparazioni della rosa, è lontanissima da quella del Napoli, che poi si vuole dire il Napoli dal punto di vista tecnico non è quello che è sulla carta. Nemmeno lì mi trovate tanto d'accordo, perché i calciatori dal punto di vista tecnico sono comunque secondo me ottimi elementi, però poi la tecnica va allenata, la tecnica va comunque come una pianta annaffiata giorno dopo giorno, perché poi ci si dimentica dal punto di vista anche muscolare, il passaggio, il cross, il calcio d'angolo. Ieri sera Conte non so quanti calci d'angolo abbiamo battuto, se non erro abbiamo battuto 12 calci d'angolo, adesso non ho i numeri alla mano ma li vado anche a recuperare, e Conte si rifà ovviamente, non abbiamo tirato mai nello specchio, però abbiamo avuto il possesso palla, calci d'angolo ne abbiamo battuti e li abbiamo battuti i calci d'angolo. Adesso vado a vedere quanti erano, se 11 o 12, ma come li abbiamo battuti?
metti una palla bella tesa e mezzo, questo è il calcio d'angolo del Napoli. Poi se lo battiamo corto non sappiamo assolutamente cosa fare, e a me questa situazione ha scocciato, o meglio ci si aspetta qualcos'altro a questi livelli. Non è che possiamo poi dire sempre va tutto bene, non va assolutamente niente bene, perché mancano 5 partite alla fine e io da tifoso ieri sera, guardando la partita tra Roma e Atalanta, ho sperato vivamente che usciva una X o vinceva l'Atalanta, perché comunque la Roma si poteva portare a 60 e tu sei a 66 con il quinto posto a 6 punti, quindi avendo il quinto posto a 8 punti è una situazione diversa. Ecco che cosa ho pensato io ieri sera, e non dovevamo proprio arrivarci. 2 settimane fa stavamo parlando di un Napoli che tentava di vincerle tutte per recuperare qualche punto sull'Inter, poi non sono stato abile a gestire lo scotto che c'è stato dal punto di vista mentale dopo il pareggio col Parma, perché l'Inter ha vinto, eccetera eccetera. Se noi avevamo un punto di forza era proprio quello, ovvero reagire nelle situazioni avverse e tenere il gruppo compatto. Si è sgretolato anche quello, ecco perché sono deluso e molto ma molto irritato. Chiudiamo con un 2,26 di XG per la Lazio contro uno 0,50 streaming sito del Napoli, 12 tiri totali e 0 nello specchio. La Lazio fa 14 tiri, la metà nello specchio della porta. I calci d'angolo, 12 calci d'angolo, avevo ragione, a 0. 12 calci d'angolo a 0. Noi non abbiamo inzuccato una volta di testa, non l'abbiamo fatto mai, non abbiamo battuto un calcio d'angolo corto per poi servire il compagno di turno al limite e arrivare al limite dell'area per un tiro a giro, niente di niente. E quindi se diciamo dobbiamo subire queste prestazioni da tifosi, sicuramente chi è poi sulle sedie che scottano in panchina, in dirigenza e quant'altro, si faccia due conti e ci faccia sapere cosa il Napoli vuole fare e deve fare per il futuro, perché altrimenti possiamo solo andare peggio. Se pensiamo che poi la partita di ieri è stata solo una situazione fisica, un calo di qualità dovuto poi diciamo al rendimento in campo di qualcuno, oppure un calo di qualità dovuto poi alla gestione del ritmo durante il match, assolutamente no. Il Napoli non sa praticamente cosa fare in determinate situazioni pericolose. L'anno scorso si parlava bisogna gestire la paura, perché poi la paura ti fa stare sull'attenti e quindi subisci molto meno. Quest'anno non è che bisogna gestire la paura, quest'anno non si vede proprio il pericolo da nessuna parte del campo, tanto è vero che il secondo gol, come abbiamo visto, con 6 calciatori tutti quanti a sinistra, noi rientravamo 6 calciatori tutti quanti a sinistra verso la linea di fondo, sul lato sinistro e sulla fascia della Lazio. Di là non ci ha guardato nessuno ci ha guardato. Sai, uno si staccava, andava a tagliare verso il dischetto dell'aria perché potevi aspettartelo che poi un calciatore andava a seguire l'azione e la buttava dentro. Niente, nemmeno quello. Ecco perché sono assolutamente contrariato. Poi vedremo in questi giorni, ma quando si parla bisogna poi raccoglierne i frutti, che sono marci. Se hai dato nel prepartita o un secondo posto o un quarto posto e l'hai messi sullo stesso livello, calciatori che poi già sono stanchi al limite e non la gamba la voglio mettere, non la voglio mettere, sicuramente scendono in campo e dire vabbè, ma tanto o secondi o quarti. E questi sono i risultati, almeno questo è quello che penso io. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli da me e da questo Diego che è contrariato e sta aspettando anche lui quando il Napoli scende in campo e comincia a giocare a pallone. Detto questo, Forza Napoli sempre. Ciao.